1000 giocatori, 2 isole, 3 giorni di tempo e la più grande guerra mai vista su Minecraft. Questa è l'isola del Team Rosso e quest'altra è quella del Team Blu e in mezzo a loro c'è un muro che le divide. I due team dovranno raccogliere risorse e prepararsi perché dopo il primo giorno quel muro cadrà e inizierà la guerra. E nel frattempo dovranno anche avere a che fare con una molesta divinità fuori di testa, niente di meno che me. Prima di cominciare, se anche tu vorresti partecipare ad un evento come questo, devi solo entrare nel mio gruppo in descrizione. E ringrazio Scarlet MC, questo spettacolare server dove organizzo gli eventi, ti consiglio di provarlo. Ora diamo inizio alla più grande guerra mai vista su Minecraft Italia. Ah, il primo giorno è iniziato! Per oggi i giocatori potranno respawnare tranquillamente, ma dalla prossima giornata non potranno più. Il Team Blu sta subito iniziando a raccogliere risorse, ma vengono attaccati dai mostri, che per qualche motivo stanno in giro sull'isola, giuro che non è colpa mia. Attento dietro! Ok, la loro isola ha già subito un attacco terroristico. Per fortuna, in mezzo a gente che esplode e gente che insegue le galline fra le montagne, ci sono anche Pitty e Sletto che provano a fare qualcosa di utile. Io ho delle carote. Signor Sletto... Ho fissato un Enderman! E niente, buttati nell'acqua, pirla. Grazie, Miei che cari, numero? in quanto più anziano, mi proclamo capo dell'isola blu. Ok, andiamo a vedere come se la cavano i rossi. Oddio, l'isola rossa è totalmente disboscata. E vabbè, ovviamente anche questa è mezza esplosa. Guardate come scavano come nani nelle miniere. Vi devo dire che guardare tutti questi giocatori da questa prospettiva è spettacolare, sembrano formichine nel mio personale formicaio, e per loro io sono una specie di divinità. Scusate il mio delirio di onnipotenza, devo cominciare a fare qualcosa per aiutarli. Quindi è arrivato per me il momento di rivelarmi davanti ai mortali, dandogli una sfida difficilissima, portarmi del ferro. Allora, vi lascio lì una chest, voi lasciate il ferro lì, quando torno lo voglio vedere. Forse sto facendo leggermente di favoritismi, ma lo stesso. Vediamo un pochino qua. Ah, un pezzo di ferro. Chi ha messo il ferro? Io! Mi sembri davvero affidabile. Tieni, Fellow Bead, sei stato bravissimo, ti meriti il tridente del... non ha un nome. Nel frattempo sull'isola blu Pitty si è autoproclamato re del team, quindi ho deciso di rendere la cosa ufficiale dandogli una corona. Tieni Peter, ti nomino re del tuo popolo, vai, guidali con la corona in testa e poi anche, ok, vai, bravo. Corona del Peter. E al suo amico Sletto ho deciso di regalare uno stuzzicadenti. Fermo, fermati, tieni, ti do un dono, uno stuzzicadenti per te, sei degno, usalo. Ho un'arma incredibile! Dov'è Ho lo Gnagni? stuzzicadenti di Sletton! Ragazzo rosso, che è nel team blu, ha iniziato a coltivare un po' di cibo per la sua squadra, ma adesso andiamo a vedere il team rosso. Sulla montagna del team rosso è appena comparso... un secondo, lo sto ancora costruendo, un attimo. Ecco, è appena comparso un dungeon pieno di tesori e di mostri. Riusciranno a conquistarlo? Attenzione, qualche pavido eroe vuole affrontare il dungeon del puzzo. Guarda, si avventura... niente, è finita. No, guarda come escono! Niente, il dungeon è esploso. Non c'è più il dungeon. Andate, eroi, andate! Madonna, quanta gente che c'è lì dentro! Attenzione, arriva Marcus Crown che tenta un approccio laterale al dungeon. Vediamo se ce la fa. Oh, invece qualcuno è entrato ed è morto. Ok, sbroffo ha appena distrutto il tesoro. Alla fine è arrivato anche Marty, ma insomma, ormai il tesoro è esploso. Vabbè, colpa vostra. Intanto guardate i blu, si stanno organizzando benissimo. Hanno fatto una bellissima base, guarda qua. Perché un re si comanda, ma deve pensare ai suoi sudditi, e quello che ai sudditi serve è cibo. Ma sottoterra, mentre stava scavando, Sletto ha trovato qualcosa. Un'enorme caverna segreta. Infatti, sotto ogni isola si trovano delle enormi caverne, piene di minerali, ma anche molto pericolose. Sta cercando di entrare in qualche modo, ma la vedo molto dura per lui, poveretto. Guardalo. C'è uno scheletro dietro che è lì che lo osserva, ma se ne frega. Ma io, Sletto, siccome sono tuo amico e ti voglio bene, ti faccio un regalo. Ecco qua, tieni, divertiti. No, poverino, sta morendo, mi dispiace.
Dai, per farmi perdonare di avergli causato un mezzo infarto, gli voglio regalare una chest piena di roba ricca. E la metterò proprio qua. Sono un po' infame, sì. Ah, ma Sletto c'ha un Ender Pearl! Dovrebbe riuscire a raggiungere la chest facilmente. No! E si è schiantato. Per fortuna ci sono anche Teodorico e Blazzone, due tizi molto rosa che sono riusciti a raggiungere la chest. Invece i rossi qua si stanno un po' troppo godendo la vita, sono un po' troppo tranquilli. È il momento di aggiungere un po' di pepe e di difficoltà, ho deciso che scatenerà un'invasione sulla loro isola. Tutto quello che dovranno fare è sopravvivere. Ma attenzione, arriva Glitch ad attaccare gli invasori. È morta. Ok, sono abbastanza in difficoltà, voglio darvi una mano. Tenete questi. Nick prende le uova e finalmente evoca i golem. Va bene dai, l'invasione sembra abbastanza respinta. Quindi ho regalato un blocco di diamante a Nick, quel tizio che prima ha evocato i golem. Però non sembra avere un piccone adatto. No, gliel'hanno rubato! Intanto dal team blu hanno costruito un coso brutto. E asseriscono che dovrebbe essere una chiesa in mio onore? Non mi piace per nulla. Sarebbe una chiesa, ma cosa? Ma dove? Esci un attimo, te la miglioro io. Esci un attimo, vai via. Lasciami intimità qua dentro nella mia chiesa. Mettiamo un po' di questi, dai, a posto così. Vai, me ne vado. Si stanno tutti ammucchiando lì, ma nessuno vuole entrare, chissà perché. Nel frattempo che si occupano dei Blaze, torniamo sottoterra. Nella caverna ci sono ancora Teodorico e Vrazzone, che sono qua da un po' troppo tempo. Infatti, rimanendo qui, hanno risvegliato i mostri della caverna, i Warden, che per loro fortuna sono degli idioti e preferiscono attaccare gli altri mob. Madonna, che disastro qua, guardate, i Warden stanno ammazzando tutti, player, mostri, un disastro. Sì, ma ci sono dei Warden. Sento rumore di Warden. Aiuto! È pieno di Warden. Scappate, scappate, guarda che scappano, oh, alla buon'ora, ok. C'è anche Pitti qua con la sua corona che perderà se rimane qua sotto troppo tempo. Del ferro. Utilissimo ferro. Sono fottutamente morto. No! E Pitti è esploso. Ok, per bilanciare la situazione ora devo essere un po' più cattivo anche con i rossi. Voglio fare la cosa più infame possibile, sapete no, nelle nuove versioni hanno aggiunto il creaking. Ecco, ho messo il blocco per evocarlo in mezzo alla bedrock, così che durante la notte romperà le palle al team rosso e loro non potranno farci assolutamente nulla. E visto che c'ero, perché no, ho evocato pure qualche ghast. Mi dispiace per questo poveraccio che stava provando a costruire. Eccolo qua! Questo mob ha la particolarità di non poter essere sconfitto con le semplici botte, ma bisogna appunto distruggere il blocco che lo evoca. Tra l'altro, come l'SCP nocciolina, se lo fissano non si muove. Ah, ma quei tizi sulla montagna stanno cercando di costruire un fortino! E non hanno tutti i torti, perché fra pochissimi minuti il muro cadrà e succederà il devasto. Prima che questo accada ho dato a entrambi i team delle chest con delle cose utili per combattere, in particolare archi e frecce. A questo punto il primo giorno sta finalmente per concludersi. Il momento è quasi arrivato, il momento che tutti quanti aspettavano. Il muro sta per cadere.
La caduta del muro cambierà il corso della partita, per sempre. Da adesso i giocatori non potranno più respawnare e a quanto pare la guerra fra le due isole sembra davvero inevitabile. O forse no. Infatti dal team rosso Max Simo con la sua piccola barchetta vuole provare a raggiungere l'altra isola per stabilire un primo contatto pacifico con l'altro team. Ma il team blu vorrà davvero collaborare? Teodorico parte all'inseguimento e non sembra avere intenzioni amichevoli. In un epico inseguimento marino Max Simo è il primo a cadere in guerra. A quanto pare la pace non è mai stata un'opzione. Intanto che succede questo casino anche io faccio la mia parte. Tranquillo amico mio, ti libero, vai, sei salvo, puoi uscire. Sentiti libero di ammazzare tutti quanti. Guarda, 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 guarda. No, no, attenzione, Wiki Waki. Niente, Wiki Waki e FK e morirà uccisa dall'albero, mi dispiace. Attenzione, si sveglia e lo guarda all'ultimo, grande, ok, si è salvata all'ultimo, perfetto. Muro abbattuto, non è più possibile rinascere. Certo, potevamo pensare all'illuminazione di questo posto. Le streghe sono un problema. Non spammare, mio caro, non siamo su Bedrock. No, il veleno! Non voglio morire! Pitty se la sta vedendo davvero brutta, ma nel frattempo continuano gli scontri in mezzo al mare. Teodorico, poco dopo aver ucciso Max Simo, muore a sua volta per mano di Cignale. Ma attenzione, i blu mandano i rinforzi! Ben 3 giocatori blu saltano addosso a Cignale. E anche lui viene sconfitto. Nel frattempo, sull'isola blu le cose non stanno andando molto bene. Boom! Boom! A posto. Distrutto di porte! La chiesa! C'è un bambino! C'è un bambino in chiesa! No, 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 no! Niente bambini in chiesa! Non si è legali qui. Niente bambini in chiesa! Non bisogna spammare! E all'improvviso, in centro al mare, proprio in mezzo fra le due isole, appare un'enorme torre con in cima un sacco di blocchi di diamanti. Il team che riuscirà a prenderli per primo avrà sicuramente un grande vantaggio durante la guerra, ma vi assicuro che prenderli sarà molto difficile. La torre non solo è circondata da guardiani, ma molti giocatori di entrambi i team stanno cercando di salire. Il primo ad arrivare in cima è Dest, che si prende i diamanti. Ma no! Viene raggiunto da Alex che riesce a ucciderlo! Quindi i diamanti finiscono nelle tasche del team rosso, è un enorme vantaggio per loro. Dopo essere scappato, Alex abbandona la torre, che a questo punto viene totalmente conquistata dal team blu. I quali hanno una forza navale a dir poco notevole. E anche Pitty e Sletto cercano di raggiungere la torre. Quelli. Io non ho assolutamente niente. Vai avanti, mio caro! Raga. Aia, fanno molto male! Oddio, dei diamanti! Recuperi i materiali! C'è della nederite! Cercherò di recuperarla io, mio caro. L'ho recuperato io! Andiamo! Ma adesso dovete scapparvene perché c'è il boss di fine livello. Scappate, c'è il boss. Bisogna sì. scappare, mio caro. Anche perché non c'è più molto da fare ora. Via! Barca e scappiamo! Nick del team rosso cerca di avvicinarsi alla torre, ma viene subito fermato e ucciso dal team blu. Sono già stati molti a cadere in battaglia, secondo me almeno 7. Intanto Sletto richiede la mia attenzione, dice che vorrebbe un lingotto di ferro. Un lingotto di ferro, mio capo. Sletto, sei fighissimo, ma devi darmi qualcosa in cambio. Cosa mi dai? No, 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 no. Ok, no, scherzo. Le do un dono incredibile, l'alga cotta divina. Ok, sì, l'alga cotta, perfetto, tieni questo e divertiti, ciao. Aspetta un attimo. Abbiamo una nederite, ma non abbiamo i nether Appunto, upgrade. perciò serve il ferro. No, Ah, è no, vero, no, non abbiamo non abbiamo i cosi per potenziare le cose. Esatto, Pitty ha ragione.
Sono un deficiente perché anche se hanno preso la nederite, non gli ho dato il template per fare effettivamente l'upgrade. Quindi con quella nederite non possono farci nulla. Scusatemi. La guerra ancora non era entrata nel vivo e proprio sopra la torre, in mezzo al mare, appare un'altra torre, più grande e più alta. Non dimenticarti di uccidere le torri, odio le torri. E soprattutto con in cima una chest piena di cose interessanti, tra cui le elitra. Vlazzone e Masterino arrivano e si prendono subito tutto quanto. Le elitra saranno davvero un'arma in grado di cambiare le sorti della partita? Lo vedremo. Quello che è certo è che tutto quanto il team rosso ha unito le proprie forze e si stanno radunando sulla torre centrale. Se riusciranno a conquistarla avranno una perfetta posizione strategica. Per rendere la situazione un po' più bilanciata ho aggiunto uno, anzi 2 creaking pure sull'isola del team blu. Cos'è sto a fare? È tipo, ha presente gli SCP? No, La statua degli SCP. sono troppo vecchio. Vabbè, praticamente se lei si gira e non lo guarda, le arriva nel deretano. Nel frattempo il team blu si prepara sulla costa, anche perché il secondo giorno della partita sta per finire. E appena inizierà il terzo succederà qualcosa che ribalterà completamente la situazione. Aiuto, Scriviamo lo sono stesso rimasto messaggio. bloccato, sono rimasto bloccato. Hanno creato un ponte! Eh sì, c'è un ponte pieno di mostri però. Ebbene sì, un ponte è apparso per collegare le due isole. Da adesso andare da una parte all'altra sarà molto più facile. Da un lato abbiamo i rossi che si sono barricati tutti quanti sulla torre centrale, sembrano determinati a raggiungere l'isola blu per porre fine alla guerra. Dal lato opposto il team blu tiene duro rimanendo sulla loro isola circondata da mura. Ma non potranno restare lì per sempre. C'è Corsinius che sta facendo il discorso di Aragorn del Signore degli Anelli. Ma non è questo il giorno! Motivati da questo discorso, i blu provano ad avvicinarsi alla torre facendo un ponte. Amico, non penso che questo pontino sia a norma di legge, sembra un po' instabile. Dal team rosso, il signor Evil Booby ha la grandissima idea di attaccare da solo in barca all'isola blu. Picchiamo questo da solo! Era ovvio che sarebbe finita così! Ma cosa ti aspettavi? A parte questo citrullo, per il momento i rossi sono in schiacciante vantaggio. Tutti uniti come fossero una sola entità, si stanno lentamente avvicinando all'isola nemica dall'alto. È il momento delle scommesse! Ora ferma il video e dimmi in un commento secondo te quale dei due team potrebbe vincere la partita, rosso oppure blu. Se indovini ti darò un biscottino. Oh, comunque Masterino è un grande e da mezz'ora che sta continuando a ronzare attorno al team rosso con l'elitra. Ma cosa? Ma come hai fatto? Sei un idiota! Scusa, ma mi ha fatto troppo ridere il modo in cui è morto. Intanto io sono un po' di parte e facendo il tifo per il team rosso gli regalo un po' di cosette utili per assediare i nemici dall'alto, come TNT e lava. Ok, perfetto, Fellow Beast ha preso la dinamite e la lava. Attenzione, attenzione, che paura, che ansia sta cosa. Guarda i blu che volteggiano in aria. Ma dopo tutto ogni cosa ha il suo prezzo. Infatti proprio la torre sulla quale i rossi si trovano nasconde un terribile segreto. Aspetta, ora lo metto. Ecco qua, un Warden. Se riuscisse a scappare i rossi sarebbero in grave pericolo. E attenzione! Finalmente i blu prendono coraggio e iniziano ad avanzare sul ponte. Forse quello che vogliono fare è proprio liberare il Warden. Perché sento un Warden? È una potentissima creatura. Ho abbastanza, posso fare una dinamite. Per la seconda volta Evil Booby cerca di attaccare da solo il team blu. Questo errore potrebbe costargli molto caro. Ok, non voglio più andare sotto È la loro morto! torre per nessun motivo assurdo. Qualcuno con una barca. Sì!
Gioite, miei compagni, gioite! Pitty, dopo aver ucciso i Vilbubi, prende la TNT e eroicamente si dirige verso la torre nemica. Se vuole fare quello che penso, saranno grandi guai per i rossi. Vado a far saltare in aria tutto quanto. Non so dove sia questo mostro. Faccia saltare, scappi! Mi hanno preso! Ti prego! Il mostro è libero! Il Warden è ufficialmente uscito. Guardate che carino! Ormai la battaglia sta andando avanti da un pezzo e sono rimasti in pochi giocatori. Precisamente 12 per il team rosso e 7 per il team blu. Quindi è il momento di svelare l'ultimo evento della partita. La torre di ossidiana! Sopra questa torre si trova una chest con dentro dei totem. Vediamo chi riuscirà a prenderli e nulla, non ho fatto in tempo a finire la frase che arriva Glitch, il più potente giocatore del team rosso e se li prende tutti. Ma ho un'ultima sorpresa per lui. Ma non è tutto perché ci sono anche dei Blades qua. Eccoli! Scappate, ve lo consiglio. Vai, aiuto, attenzione! Oh, che casino, forse è stato un po' troppo cattivo questo, Ok, li stanno accoppando, perfetto, sono fortissimi i rossi sono davvero agguerritissimi, guarda. Ancora una volta il team rosso è in vantaggio. Non solo sono di più, ma adesso sono anche meglio equipaggiati dei nemici. E anche sul ponte i blu sono costretti a ritirarsi. Signor Pitty, venga dietro, le devo dare un dono! Aspetta! Questo con la macro che piazza blocchi. È da ormai ore che la battaglia va avanti e il team blu è stremato. Stanno continuando a perdere sia terreno che compagni. E sotto una costante pioggia di frecce nemiche sembra che a questo punto per loro non ci siano più speranze. Da solo, Glitch armato di Elytra semina il caos. Ma ha commesso un grave errore! Per quanto sia bravo e potente, non ha speranze di sconfiggere due giocatori allo stesso tempo. E Glitch, il più potente giocatore del team rosso, è morto. Con Glitch sconfitto, il team blu potrebbe avere una speranza di ribaltare la partita a proprio favore. Soprattutto perché gli hanno rubato tutte le cose OP che aveva. Ma gli servirà anche una buona strategia se vorranno raggiungere la fortezza dei rossi. Stanno arrivando con l'Elytra, quindi dobbiamo entrare in barca e aggirarli, andare nella loro isola e andare da dietro. Sensatissima come cosa. Ma a un certo punto Pitty e Sletto da soli decidono di attaccare i nemici passando proprio dietro di loro. E salgono usando la torre di ossidiana. Sta arrivando qualcuno con i più. L'ho sentito qua vicino. Oh santissimi, c'è il mondo qua sopra. Scendi. E salgono di nuovo. Eroicamente si avvicinano senza che nessuno li veda. Che emozione! Epico! Nel frattempo mi stavo annoiando e ho regalato a un tizio random del team blu una chest piena di Epigast, che sarebbero questi gast amichevoli cavalcabili, non so, forse può usarli in qualche modo? Lord Jojo, apri la chest, vai, vediamo come usa gli Epigast, boh, non so se sono utili in questa situazione. No, non così, non dentro, boh, lo stai ammazzando, sta morendo. Ok, penso che i nemici si siano leggermente accorti che li stanno attaccando, ma a Pitty e Sletto, capi del team blu, non gliene frega nulla. Armati solamente dei loro archi affrontano l'intero team nemico. Ho preso posizione. Vada. È caduto. No, all'Elytra. Ne ho ammazzato uno. Uno si è diviso. Sono in due. Tu sei mio. Merda. Meno male al totem. Con l'azione più epica che io abbia mai visto, Pitty si salva! Ma purtroppo non posso dire lo stesso per Sletto, che dopo aver combattuto eroicamente, ahimè, viene sconfitto.
Riposa in pace, piccolo angelo. Per concludere è apparsa sulla torre centrale una chest con roba in nederite. Così mi andava a random. Attenzione! Pitty fruga fra le cose droppate a terra e riesce a recuperare delle elitra. Ho trovato l'elitra! E Pitty riesce subito a raggiungere la chest con l'elitra e a prendere tutto quanto. Pitty, accanto a lei c'è una cassa ricca. Poco mi importa. Vero. Sì. Dietro, non c'è uno zombie. No! In un istante, in un infimo secondo, Pitty si schianta rovinosamente al suolo e muore. Il nostro capo, il re del Team Blu, dopo aver guidato il suo popolo lottando valorosamente in prima linea, muore da solo come un citrullo, ma verrà ricordato per sempre come un eroe. Mi ha laggato nella barriera! Come sono morto da deficiente. A questo punto della partita rimangono solamente 6 giocatori per il Team Rosso e 3 per il Team Blu. La fine è ormai vicina. Approfittando di questo momento di debolezza, i rossi avanzano. Manca solamente un giocatore blu, ovvero il povero Lord Jojo. I rossi vincono! Wow ragazzi, nonostante i rossi fossero in vantaggio, i blu hanno comunque lottato fino all'ultimo respiro, quindi la loro vittoria non era per nulla scontata. È stato uno spettacolo incredibile, ma non è ancora finita. Intanto devo incoronare il giocatore migliore della partita, che secondo me è stato Fellowbead. Ha guidato il team rosso alla grande, fin dall'inizio. Grande Fellowbead, t'ho guardato dall'inizio alla fine, sei stato fantastico, quindi tu hai vinto, sei il miglior giocatore dell'evento. Complimenti, bravissimo. Ha vinto un ruolo VIP sul mio server Discord e anche una chiave che potrà aprire sul server di Scarlet MC. Detto questo ragazzi, questo spettacolare evento si è concluso. È stato quasi commovente vedere così tante persone unirsi per uno scopo comune, ovvero ammazzarsi a vicenda. Ok, ora posso dirvi la verità, non so se l'avete notato ma non c'erano realmente 1000 partecipanti, ma eravamo comunque 70, un bel numero. Quindi vi ricordo ancora che se volete partecipare ad un altro evento come questo vi basta entrare nel gruppo in descrizione nel server Minecraft e potete anche invitare i vostri amici. Dovrete soltanto avere un po' di pazienza, ci metterò un po' di tempo per organizzarne un altro.